Dopo esserci lasciati definitivamente alle spalle il Perù, entriamo in Ecuador ed entriamo subito in contatto con la flora e fauna del primo ecosistema che incontriamo del paese e di cui vi racconteremo in questo episodio. Siamo Alberto e Sofia. Circa un anno fa abbiamo deciso di mischiare le carte delle nostre vite. Abbiamo acquistato un Ford Transit usato in Messico, dove l'abbiamo camperizzato, lo abbiamo spedito in Argentina ed abbiamo iniziato ad inseguire un sogno di libertà che ci porterà fino in Canada. Sono le 6 di mattina, abbiamo dormito con le porte aperte, qui con i nostri amici Sierranautas e siamo in un posto bellissimo, circondato da alberi, nella selva dell'Ecuador. Qua iniziano i sentieri e ora vado con il mio amico Ali a fare delle foto. Provo a farvi un piccolo riassunto. Siamo alla riserva naturale Arenilla, abbiamo superato ieri il confine tra Perù ed Ecuador, una frontiera molto facile, devo dire, poco organizzata, e il primo alloggio che abbiamo trovato, che avevamo già individuato sia noi che la famiglia colombiana, era questa riserva naturale dove c'è un guardiaparchi che ti ospita gratuitamente, nel senso si può parcheggiare in mezzo alla natura, ci sono docce, temperatura ambiente, dove ieri ho incontrato nella doccia un pipistrello e una rana coloratissima e c'è il wifi, incredibilmente, non ce lo aspettavamo, anche perché le SIM qua in Ecuador a prima impressione sono veramente costose, €1 a gigabyte sostanzialmente. E il nord del Perù aveva come ecosistema prevalente il deserto, ma non i deserti di alta quota come piacciono tanto a me, ma deserto, ed era oggettivamente abbastanza sporco. Il mare bello e la gente, abbiamo incontrato gente molto, veramente molto gentile che ci ha ospitato, è stato molto bello incontrare, ma anche tanta gente non abituata al turismo e soprattutto poco educata che buttava spazzatura ovunque. Siamo molto contenti di essere entrati in Ecuador, non siamo già dentro la giungla. Questo ecosistema si chiama di bosco secco, infatti hai pochissima acqua e molta gente viene per vedere gli uccelli, è molto famosa per gli uccelli, di cui il mio amico colombiano lì è un esperto. Io ogni volta che ne vedo uno non saprei identificarne la specie, lui già sa tutto. E si possono incontrare anche formichieri, armadilli, scoiattoli, cervi e volpi. Ieri nella notte abbiamo incontrato veramente un sacco di volpi che sono venute a farci visita, curiosissime, e ora stiamo facendo di prima mattina questo sentiero per vedere se vediamo qualcosa. Speriamo bene. Un uccello della famiglia degli avvoltoi che qua chiamano gallinassa. Se ne trovano veramente molti nella zona delle spiagge, molto grande, ve lo faccio vedere con questa. Esplorare la giungla dell'Ecuador, che è la più facilmente raggiungibile tra Perù, Ecuador e Colombia, ma siamo molto contenti del benvenuti che ci ha dato questo paese, quindi continuiamo. Guardate questi cactus veramente altissimi che si trovano, davvero particolari. Continuiamo a sentire dei picchi all'opera, che qua li chiamano carpinteros, cioè falegname, ma non riusciamo a vederli, sono abbastanza lontani.
Ma la verità è che dove stiamo dormendo, che è un'oasi, proprio un'oasi di verde, c'è anche la casa del custode, del guardiaparchi, è dove ci sono più uccelli e animali in generale, perché qua, essendo quasi completamente privo di acqua, è dove si trova maggiormente. Quindi anche solamente star lì è uno spettacolo. E guardate che alberi ci sono, veramente pazzeschi. Per fortuna qualche zanzara c'è, molto poche, ma non è la stagione delle piogge estiva, che è intorno a gennaio, febbraio, marzo, quindi è veramente molto tollerabile, ma sappiamo che appena arriveremo nella vera e propria giungla inizieremo a incontrarne abbastanza. Abbiamo raggiunto una zona che è veramente piena di uccellini e vi faccio vedere con la macchina quelli che qua chiamano azuleos, cioè gli azzurrini, e amarillo, cioè i giallini. Molto carino che trovi delle aree dove riposarti e dove ti spiegano un po' sugli uccelli, vedete qua le panchine e qua niente, spiega che sono dei grandi architetti per i nidi che fanno e anche che a lato degli alberi trovi delle indicazioni, ad esempio questo è un po' rotiglio che ti fa vedere l'immenso albero. Un altro scoiattolo. Mentre facevo il video dei piedi. Eravamo da questo albero di barbasco, c'è l'indicazione qua, non sono un esperto neanche di alberi purtroppo, ed è pieno di gatte pelose, cioè guardate, qua, tutte qua si muovono, incredibili, tantissime, e delle formiche che provano ad attaccarle. Il sentiero è finito, ricongiungendosi con la strada principale. Oh, un altro scoiattolo. Non so se si vedono. Wow. Oh, sta cadendo. Torno alla base a svegliare Sophie e nel pomeriggio torneremo a fare un altro sentiero, però l'armadillo e il formichiere, come sapevo, sono davvero difficili da vedere, perlomeno in questa zona,
E l'Ecuador è pieno di rescue center dove curano gli animali e lì so già che è facile vedere tapiri e altri tipi di animali, ma non è il nostro obiettivo, vogliamo vederli in natura, quindi ci addentreremo in zone che so già essere molto selvagge e speriamo, non possiamo lasciare il Sud America senza vederli, ecco. Ora vado a svegliare Sophie e a fare colazione perché sto morendo di fame. Ritorniamo all'alloggio dove oltre Sophie mi stanno aspettando un sacco di volpi curiose. Nel pomeriggio facciamo insieme un secondo sentiero. Abbiamo trovato. E salutiamo infine i nostri amici Sierranautas. Ciao! Sierranautas! Vanno via i nostri amici dopo... Quanti giorni siamo stati insieme? 5? Ci rimettiamo in marcia anche noi, direzione montagne di Cuenca, dove dobbiamo sistemare alcuni dettagli del van per finalmente raggiungere le incredibili cascate dell'Ecuador, di cui vi parleremo nel prossimo episodio.